Nel video di oggi parleremo di coperte, di quando metterle, se è il caso di metterle e come gestire un po' tutta quella faccenda là. Ma prima di parlare di coperte sarà opportuno fare un passo indietro e cercare di capire com'è che avviene la termoregolazione in un cavallo. Il cavallo ha vari sistemi per poter riscaldarsi. Uno tra questi ovviamente è il pelo. Eros, vieni qua, che dobbiamo fargli vedere bene il tuo pelo pieno di fango, di poltiglia. Praticamente com'è che funziona? La prima cosa è il pelo. Vedete che il pelo è ritto in questo caso, in questo momento. Se io infilo la mano entra dentro, ok? Cos'è che fa il pelo? Si rizza, no? Che poi è un processo che abbiamo anche noi, no? Quando abbiamo freddo ci viene quella che noi chiamiamo la pelle d'oca, no? Sono i muscoli del pelo che praticamente fanno sì che il pelo si drizzi, perché nel caso del cavallo, facendo a questa maniera qui, riesce a aumentare fino al 30% il suo volume e a tenere molta più aria dentro, e l'aria, come sapete, è un isolante, no? Per cui riesce a mantenere la temperatura più alta del corpo. Ma qual è la temperatura del cavallo? Nel cavallo la temperatura è di 38 gradi, no? Molti di voi lo sapranno già. È un pochino più alta quando si parla di fattrici che sono per esempio in allattamento, che sono gravide, o anche per esempio nei puledri piccoli, no? Com'è che funziona oltre a usare il pelo? Cos'è che usa il cavallo per tenersi caldo? Beh, usa anche altri sistemi. Ad esempio ispessisce la pelle aumentando di peso, aumentando la quantità di grasso, no? Quando si arriva più o meno ad autunno il cavallo inizia a guadagnare peso e nel periodo autunnale riesce a prendere anche diversi chili, cioè la sua tendenza naturale è quella di andare a un 20% in più di aumento del suo grasso corporeo. 20% di aumento del grasso corporeo non vuol dire 20% di aumento del peso. Poi cosa ci sono? Ci sono anche degli altri meccanismi che non sono naturali, no? Sono dell'ambiente. Uno per esempio di questi è cercare un riparo, oppure se il cavallo sta in branco mettersi al riparo di un altro cavallo, no? Stare vicino a un altro cavallo in modo da condividere nel calore e anche da pararsi dal vento. Quindi tutte le strutture che possiamo offrirgli in tal senso vanno bene, no? L'importante è che siano dei frangivento, più che una copertura dall'acqua è il vento che dà fastidio al cavallo, perché come avete visto prima con il pelo di Eros che era gonfio, il pelo che entra dentro gli porta via l'aria che si è riscaldata e fa da isolante, e quindi chiaramente lo porta a diminuire più facilmente la temperatura. Poi quali altri sistemi usa il cavallo per tenersi caldo, no? Si è detto il pelo, si è detto il grasso, e poi quali altre cose? Beh, un'altra cosa è sicuramente la digestione interna. Voi dovete sapere che dentro l'addome del cavallo ci sono svariati metri, se non ricordo male 15-20 metri di intestino sono anche. Questo intestino è pieno di fieno triturato, dove ci sono miliardi di batteri che lo stanno digerendo. E questo crea una temperatura anche importante. La fonte di calore più importante è il fieno per il cavallo, non il mangime, come magari qualcheduno ci fa credere. Do un po' di mangime perché si deve... No, è il fieno. Il fieno, l'accesso al foraggio 24 ore al giorno sarebbe ottimale per un cavallo durante soprattutto la fase invernale. Quindi, detto questo, quando è che noi dovremmo mettere la coperta al cavallo? Beh, ci sono delle situazioni particolari, come per esempio quella cavalla là. Questa per esempio è una cavalla che ha 29 anni, più o meno, anche 30, se non ricordo male. La Simona mi sta facendo dei gesti dietro la telecamera e mi dice 30. E lei è una quarter, un Hollywood Jack 86, è una cavalla insomma che ha fatto la sua storia, e gli teniamo la coperta perché chiaramente in un soggetto anziano che ha difficoltà a mantenere peso, che i processi digestivi sono compromessi dall'età stessa, dobbiamo aiutarla in qualche maniera. Quindi uno dice, vabbè, allora se è così, se i cavalli diciamo riescono già per loro conto a tenersi caldi a sufficienza, qual è il motivo per cui ovunque si va vediamo cavalli con le coperte?
Allora, il motivo principale è perché è per una nostra comodità, ok? Cioè, se in una scuderia ci sono cavalli che vengono sottoposti a allenamenti intensivi o che devono andare continuamente in show, in gara, eccetera, è chiaro che questi cavalli li troverete tosati, molto probabilmente, perché anche lì per un discorso di comodità, un cavallo che viene sottoposto a allenamenti intensivi suda con facilità se ha addosso il suo cappotto naturale. Quindi cosa si fa nel mondo degli esseri umani? Noi siamo un po' egoisti, però d'altronde in un caso del genere cosa viene fatto? Viene tosato il cavallo e poi viene messo delle coperte, poi si collocano le coperte, il cavallo fa l'allenamento, dopo l'allenamento viene rapidamente riasciugato perché viene lavato e poi dopo viene riasciugato più rapidamente perché chiaramente non avendo il pelo lungo fa la svelta, gli viene rimesso le coperte e viene rimesso un box. Da un certo punto di vista è un compromesso, no? Un compromesso che evita da una parte che il cavallo si ammali, magari prende una frescata perché non è stato correttamente asciugato e raffreddato dopo lo sforzo del lavoro, dall'altro dà la possibilità a chi gestisce gli animali a questa maniera, e spesso e volentieri sono anche tanti un po' a batteria, di avere una velocità, no? Nel prendere il cavallo, togliere la coperta, subito pronto, mettere la sella, andare in campo, poi una volta tirato via dal campo, lavato, docciato, asciugato, messa la coperta, rimessa dentro il box. È un po' brutto, no? Però da un punto di vista pratico è un compromesso tra il benessere del cavallo e il benessere della persona. Poi in quali altri casi, no? Si è detto la coperta nel caso dei cavalli anziani non è d'obbligo, però dipende da come sta il cavallo, dipende da se è un soggetto sano, in salute. Poi quando è che dobbiamo mettere la coperta? Per esempio quando il cavallo è magro e lo stiamo cercando di fare ingrassare, no? Chiaramente in un periodo invernale dove il cavallo ha bisogno di essere un pochino più isolato dal freddo e ha bisogno di grasso, se io ho un cavallo che è magro, bisogna, sì, va bene, gli devo stare dietro da un punto di vista dell'alimentazione, ma nello stesso tempo gli metto anche una coperta che mi permette, insomma, diciamo, di arrivare più velocemente al mio obiettivo. Poi tutto qua, ecco, diciamo, normalmente su un cavallo non si dovrebbe mettere la coperta, è ovvio, ci sono delle condizioni particolari in cui invece l'uso della coperta è opportuno, no? Mi viene in mente un cavallo che viene spostato, no? Anche d'estate può succedere, no? Se io abito in pianura e mi sposto a 2500 metri d'altezza per fare un trek in alta montagna, oltre chiaramente magari a dare un giorno di acclimatizzazione anche da un punto di vista proprio dell'ossigeno dell'aria al cavallo, ma sarà il caso anche che mi porti via un paio di coperte in modo da gestire meglio la notte o la temperatura che cambia durante l'arco della giornata. In questo vorrei approfondire una cosa. La coperta quando si mette bisogna fare attenzione a che tipo di coperta mettiamo e anche all'andamento delle temperature nell'arco della giornata. Perché? Perché ovviamente le coperte sono come le maglie, no? Ci sono di grammature diverse e chiaramente io metterò la grammatura più adatta al cavallo a cui la devo mettere. Però devo fare attenzione anche a un'altra cosa. Poniamo un cavallo magari come può essere la Misse che abita nella sua capannina insieme a altri due cavalli e ha la sua coperta. Gliela metto, va bene, gliela metto, però nell'arco della giornata le condizioni possono cambiare. Quindi se io la mattina ho 6 gradi, 5 gradi, 0 gradi, non è detto che ce l'abbia all'una. In alcuni periodi dell'anno ci può essere anche uno stacco di 20 gradi di differenza. Quindi se magari la coperta va bene per la notte e la mattina, poi magari io verso le 11 bisogna che gliela tolga, se no là dentro mi ci viene 50 gradi. Quindi bisogna, come si può dire, in alcune scuderie lo fanno, no? Cioè nell'arco della giornata cambiano le coperte o tolgono le coperte in funzione dell'andamento climatico dell'ambiente. Lo so, è un ammattimento, in alcune scuderie non viene fatto, ecco io direi che là dove non c'è la possibilità di farlo, forse è il caso di non usare nemmeno la coperta perché si rischia di fare dei danni peggiori. Sicuramente c'è ancora molto da dire, no? Per quanto riguarda questo argomento qua, ci sono delle curiosità interessanti, tipo per esempio il fatto che il cavallo allunga il pelo quando si arriva nel periodo
autunnale in funzione non della diminuzione della temperatura esterna, ma in funzione della diminuzione di luce nelle ore del giorno. Praticamente questo è un meccanismo che si chiama fotoperiodismo, e il cavallo, in base alla luce del giorno, allunga o diminuisce la lunghezza del pelo, no? Si adatta a mano che le stagioni cambiano. Chiaramente poi cosa succede? Non c'è solamente il fotoperiodismo che gli fa aumentare o diminuire il pelo, c'è anche la temperatura ambientale, ci sono queste due considerazioni da fare. Un'altra cosa interessante che c'è da dire sulle coperte è che purtroppo creano un problema sulla capacità del cavallo nel drizzare il pelo, no? Si diceva prima con Eros, no? Che il cavallo, drizzando il pelo, può aumentare il suo volume dell'aria contenuta sull'epidermide e quindi aumentare il suo isolamento. Questa cosa qua avviene attraverso dei muscoli che sono sull'epidermide del cavallo e che gli permettono di appunto drizzare il pelo. La coperta lo schiaccia e gli impedisce di fare questa roba qui, e se questa cosa viene perdurata nel tempo, negli anni, è chiaro che questi muscoli si atrofizzano completamente e poi dopo non riescano più ad assolvere a quello per cui sono stati costruiti, per quello per cui esistano. Questa cosa è diciamo dannosa per il cavallo? Assolutamente sì, però anche lì bisogna cercare di capire qual è il male minore, perché non è che allora, basandomi solo su questo, io non devo mai mettere la coperta. Bisogna capire un attimo qual è il male minore. Ci sono poi anche altre curiosità, no? Che escono fuori appunto da questo saggio di Natalie, in cui ad esempio una fra tutte è quella che sono state fatte delle ricerche in tal senso. È venuto fuori che il puledro riesce a nascere già con il pelo adatto alla temperatura esterna in base al periodo dell'anno in cui nasce. Cioè hanno visto che puledri nati all'inizio della primavera avevano il pelo più lungo appena nati rispetto ai puledri nati nel periodo estivo già inoltrato, no? Quindi vi potete immaginare quanto c'è dietro sta roba qua, cioè è un meccanismo bellissimo e affascinante. Ma concludiamo con 2 o 3 consigli che vi vorrei lasciare. Il primo in assoluto è che se usate le coperte, usatele con coscienza, cioè usate le grammature giuste e cercate di non usare mai una coperta da paddock per asciugare il cavallo oppure per mettergliela addosso dopo che ha lavorato, perché le coperte esistono coperte impermeabili, coperte non impermeabili, quindi diciamo quelle da paddock, quelle da box, e poi esistono quelli che vengono chiamati dispositivi di raffreddamento. Rientrano nella categoria dei dispositivi di raffreddamento, ad esempio la classica coperta di pile. Sono diciamo coperte che sono state realizzate per favorire la perdita dell'umidità del pelo del cavallo, quindi per asciugare prima il cavallo. Non so se ci avete mai fatto caso, mettete la coperta di pile al cavallo sudato, tornate dopo mezz'ora e la trovate tutta bianca quasi, no? Per via delle goccioline di sudore che sono state assorbite dal pile e sono uscite fuori dalla parte opposta, quindi da parte superiore, e questo consente di asciugare il cavallo. Se gli mettete una coperta normale che non ha quelle caratteristiche lì, vi ritrovate che spesso e volentieri gliela mettete che è appena un po' accaldato, dopo mezz'ora è fradicio. Quindi non fate mai quell'errore lì. Cioè, esistono le coperte per uno scopo, esistono le coperte per un altro scopo. Usate quelle più giuste. Poi un'altra cosa importante è usare, diciamo, avere più coperte della stessa grammatura. Cioè, mi spiego meglio, io almeno 2 ne devo avere, cioè se io ho una coperta che mi serve per coprire un certo periodo dell'anno dove la temperatura ha una certa oscillazione, non posso usare solo una coperta, perché tendono a sporcarsi, perché il cavallo si rotola, perché comunque sotto alla coperta possiamo avere un proliferare di batteri. Se io non la cambio mai, posso creare diciamo
un habitat adatto per la proliferazione di batteri e che poi mi possono causare anche delle malattie cutanee importanti, oppure ad esempio l'accumularsi di parassiti. Quindi assolutamente dobbiamo tenerle pulite, ok? E cambiarle spesso, quindi non ne posso avere una. Altra cosa importante è quella di non usare l'alcol per lavare il pelo del cavallo dopo che ha sudato. Questo è vero che asciuga prima, ok? Perché praticamente l'alcol dilava via il sudore e poi, siccome l'alcol asciuga in un attimo, il cavallo, diciamo, in poco tempo riesco a asciugarlo. Però il problema dell'alcol è che è uno sgrassante, e quindi tende a impoverire la quantità di grasso che c'è sul pelo stesso e che serve per renderlo invece impermeabile. Non so se ci avete fatto caso, quando piove il cavallo che è fuori cosa fa? Il pelo del cavallo si schiaccia, si bagna sopra, si schiaccia, si appiccica e sotto rimane asciutto. Se andate a prendere un cavallo al paddock dopo che ha piovuto e provate a alzargli il pelo, vedrete che sotto invece, strano a dirlo, però è asciutto, non è bagnato. Usando l'alcol gli togliamo questa capacità o gliela riduciamo enormemente, quindi non lo fate. Spero che questo video vi sia servito, soprattutto che vi abbia dato qualche informazione che non avevate. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale se lo desiderate, e per chi lo desidera potete anche abbonarvi in modo da supportare il nostro lavoro ed accedere a dei contenuti riservati. Per il momento è tutto, grazie di avermi seguito fino qui e noi ci vediamo in un altro video. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again.